Buongiorno ragazzi, mi sono fatta un caffè lungo. Mi prendo una pausa piccola prima di continuare con la mia giornata e, anche se presto ancora, sono riuscita a dare aria alle camere, rifare il letto e anche asciugare dei panni lavati. Sorseggerò il mio caffè mentre preparerò broccoli e carote al vapore per pranzo. Quando mangio cibo a vapore, mi piace pensare ai benefici per la salute. Il vapore conserva meglio le vitamine e i nutrienti rispetto ad altri metodi di cottura, quindi sento di fare una scelta più sana. Inoltre il cibo a vapore tende a essere più leggero e meno grasso, e anche il sapore degli ingredienti si sentono più freschi e deliziosi. Mi piace di più per la preparazione semplice e veloce. Sono dei piatti da preparare senza troppa fatica. In questi giorni non siamo state a casa. Eravamo fuori per dei festeggiamenti in famiglia. Ed è qui che sto preparando qualcosina di sano per bilanciare le mangiate che ci siamo fatti in questi giorni. Oggi per me sarà una giornata più che altro rilassante, dopo che finirò con le faccende vasi di casa. Ho già fatto il letto, le camere hanno preso aria, i panni sono asciutti. Spolvererò casa e testerò se mi funzionano le spugnette magiche che ho comprato su Shein in un pezzo di muro della cameretta di mia figlia. Bene, in cucina ho finito per ora. Mi preparo per spolverare e togliere il grosso dalle sedie e il tavolo da pranzo, che non l'ho fatto in questi giorni. Per i nuovi arrivati vi dico che questo lavoro lo faccio con uno spray per i vetri e un panno pulito, ovviamente. E che mi piace vedere le mie sedie trasparenti pulitissime e i mobili laccati senza le ditate. Danno una cattiva impressione e non danno il senso di una casa pulita. Approfitto questo momento per presentarmi ai nuovi arrivati, visto che non l'ho fatto prima. Io sono Wendy e mia sorella Cynthia è chi mi riprende in ogni video che vedete. Vi diamo il benvenuto ufficiale al nostro canale. E a voi fedeli amici di tutti i giorni vi diamo un forte abbraccio virtuale in ringraziamento sempre al vostro supporto. Pulirò anche il tavolino, che se non vi siete accorti era pieno di polvere.
Per continuare a spolverare profumerò lo spolverino con questo multiuso della marca Olé. Con uno spruzzo basta per profumare casa. E per chi si chiede di dove è il mio spolverino, questo è di Risparmio Casa, ma il manico l'ho scambiato per uno della Swiffer, così potevo pulire anche tra i tubi dei termosifoni. Mentre pulivo mi è venuta in mente l'idea di cambiare il copridivano dalla parte più chiara. Sempre metto la stessa parte. Voglio provare a cambiare. A volte anche un piccolo cambiamento fa paura, ma magari dopo scopriamo che non era niente dell'altro mondo. Penso che dovrò abituare l'occhio. Avete fatto ultimamente dei cambiamenti in casa? Molte persone approfittano questo mese per dare qualche tocco per il giorno di San Valentino. Raccontami un po' nei commenti. Qui in corridoio abbiamo queste due scarpiere con antiaspecchio. Più che altro toglierò la polvere e con il panno blu ripasserò agli specchi. Mia figlia, prima di andare a scuola, ha fatto il suo letto. Ho già dato aria stamattina, quindi pulirò un pochino. Sgombero la scrivania perché mi sia comodo pulire questo pezzo di muro. Queste sono le spugnette che ho acquistato su Shein. Proverò a cancellare lo sporco bagnando una di loro. Sinceramente mi innervosivo ogni volta che vedevo questo. Toglie anche i resti di adesivi di stickers che aveva qui prima. Direi che è andata benissimo.
Nella mia camera, anche qui, senza grandi lavori. La camera è tutto in ordine, rimane solo spolverare come ho fatto in tutta casa. Spero finora starti facendo compagnia. E se è così, fammelo sapere nei commenti per favore, lasciando un cuore del tuo colore preferito. Lo sai che apprezzo molto questo gesto, come quello di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ho comprato questo gel da bagno della SMAC. Proverò a utilizzarlo seguendo più o meno le istruzioni sull'etichetta. Uno dei consigli per l'uso è diluendo 50 ml in 5 litri d'acqua per una pulizia senza risciacquo. Ma io, a occhio, verserò un pochino in questa bottiglietta, perché non vado a riempire 5 litri. Se avete questo prodotto, provate a farlo perché sinceramente i risultati sono validi. Ovviamente non è da fare in un bagno con calcare da rimuovere. Si consiglia per la pulizia di manutenzione. Se lo provate, ditemi dopo come vi risulta. Usandolo anche così, la profumazione è molto buona e delicata. L'ho spruzzato anche nei vetri della doccia e sono venuti benissimo. Finisco questo video con l'aspirapolvere in mano. Ricorda che una casa pulita è un rifugio per la mente e il cuore, dove puoi trovare serenità e ispirazione. E ricorda anche che come sempre ti saluto e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!